Marcello Ferri è forte, indubbiamente molto ma molto più forte di tutte le persone che quotidianamente gli rompono le balle. Ciao a tutti ragazzi, e oggi volevo assolutamente fare questo video su Marcello Ferri. Marcello Ferri è un signore di 60 anni di Pesaro, pesa 68 kg e nel corso di parecchi anni, insomma, ha caricato su YouTube svariati contenuti relativi al suo allenamento, contenuti un po' particolari, nel senso molto diversi da quelli che siamo soliti vedere. Ora, ovviamente, se voi siete, diciamo, ospiti abitudinari di questo canale, già sapete, insomma, quello che io penso del mondo dell'allenamento, dei metodi di allenamento e cose varie. Se invece siete qui di passaggio, magari attratti dal titolo, che ho visto che ultimamente ne stanno parlando un po' di persone di questo signore, a mio avviso in modo completamente sbagliato, allora vi consiglio anche di recuperarvi altri video che ho fatto in passato, più che altro sulla mia ideologia di allenamento, in cui spiego, diciamo, alcune dinamiche che spesso secondo me vengono ignorate o completamente travisate riguardo appunto l'allenamento. Oggi però volevo fare questo video proprio su Marcello Ferri ed è, se non sbaglio, il primo, diciamo, atleta di cui io parlo. Io non ho mai fatto recensioni di nessun atleta, neanche di calisthenics, mai. Ma in questo caso secondo me era doveroso perché quello che io vedo nei confronti di questa persona secondo me è completamente ingiusto, sia da un punto di vista proprio umano che da un punto di vista anche sportivo. Allora, Marcello Ferri, come ho detto, è appunto un signore che ha anche svariati Guinness World Record, ok? Quindi svariate delle sue performance sono anche state, diciamo, ufficializzate anche più volte dal Guinness dei primati. Tuttavia, il suo modo di allenarsi appare a molti buffo perché, diciamo, noi ormai abbiamo un certo modo di vedere le cose, bello preimpostato, e tutto quello che esce di fuori da questi binari viene per forza etichettato come buffo. Ma cosa sta facendo? Questa cosa non serve a niente, cose varie. Voglio premettere che qui oggi parleremo come sempre di forza, ok? Non parleremo di ipertrofia, non parleremo di apprendimento, diciamo, motorio, di schemi motori complessi. Parleremo di forza. La forza può essere espressa in tantissimi modi, non è per forza powerlifting, non è per forza weightlifting, non è per forza calisthenics. La forza è tutto. Ogni gesto che ha una sua difficoltà a livello di forza può essere utile per qualcosa. Ok. Volevo fare svariati esempi appunto di alcune cose appunto che Marcello ha mostrato nel corso di questi anni. Scorrendo tra i suoi video, ricordiamo comunque, ripeto, che parliamo di un signore di 60 anni, la cosa che sicuramente secondo me risalta di più, la cosa in cui lui eccelle di più, è la forza della presa. Ci sono svariati video in cui Marcello mostra come appunto allena la forza della presa, mostra degli esercizi che sollecitano una presa. In particolare vi posso dire sicuramente degli esercizi di Hang, in cui lui sta appeso alla sbarra, a volte diciamo con due braccia e la zavorra, a volte magari solo su delle dita, magari anche appunto con zavorra, e monobraccio eventualmente anche con zavorra. Questi video, voglio partire da questi, proprio per far vedere che questi video non hanno nulla che non vada neanche secondo, diciamo, il pensiero comune di come dovrebbe essere eseguito un esercizio, ok? Nonostante questo, anche questi video spesso si beccano una sorta di dislike rage a caso, totalmente inspiegata. Perché? Perché la gente ormai dice: questo è uno che non si sa allenare, non ci capisce niente, quindi pure se fa le cose fatte bene gli dobbiamo per forza mettere non mi piace e screditare. Sbagliatissimo, sbagliatissimo ragazzi, sbagliatissimo, perché non ha senso, non si può ragionare in questo modo. Bisogna sempre, diciamo, differenziare i casi. È sbagliato anche nei vostri stessi confronti perché vi impedisce di apprendere da qualcuno più bravo di voi, perché io sono convinto che nessuno di voi che va a rompere le palle a questo signore poi magari riesce a stare appeso, che ne so, sui pollici per 50 secondi, a una mano per 90 secondi, perché comunque, lo ripeto da atleta di calisthenics, non sono proprio performance così facili, ok? Cioè stare appeso su un braccio per 90 magari passa secondi o simili con pesi, insomma non è proprio una cosa così scontata, ok? Di sicuro non è una cosa che riesce a fare il tizio che passa a caso e mette non mi piace. Quindi sbagliatissimo, perché gli impedisce anche a questa persona che mette non mi piace di diciamo interrogarsi su quello che cioè sull'efficacia dell'esercizio, sulla difficoltà. Ok, mi raccomando, questa è una parola chiave, sulla difficoltà di un esercizio.
Quindi è come se gli togliesse da solo una parte di potenziale apprendimento e di miglioramento. Ok, quindi questa è la prima cosa per farvi capire che spesso appunto riceve diciamo dei non mi piace assolutamente. Non mi piace intendo, non mi sta a importare il mi piace o non mi piace, intendo viene screditato, ok, anche senza motivo. Andiamo a vedere qualcosa invece che viene considerato un po' più controverso, ossia diciamo degli stacchi dal rack con un peso. Ok, qual è la questione? Marcello ha messo un video in cui alza di qualche centimetro e regge 500 kg. Ok, la parola chiave ragazzi è anche regge, perché spesso quando molti vedono questi esercizi l'unica cosa che vedono è il ROM. Cioè la gente non guarda più il peso, non guarda più nulla, guarda solo il ROM. Ovvio che fare 2 centimetri non è come fare uno stacco, e su questo siamo d'accordo. Infatti fare gli stacchi è un'altra cosa, è una cosa comunque sicuramente di dominio di magari chi fa powerlifting e cose su cui sicuramente un powerlifter è molto più forte, ok? Ma per una persona di 68 kg, anche solo reggere, lui li ha alzati di 2 cm, io vi parlo solo di reggere, che uno ve li mette in braccio e toglie i supporti, 500 kg, vuol dire essere comunque molto, ma molto forti nella presa ragazzi, molto forti in quel determinato setup di grip. Non solo, ma molti gli dicono ma come hai fatto a non strapparti il bicipite e a non farti male? Ovvio che queste sono cose che nessuno si può improvvisare da un giorno all'altro, è proprio anche stupido improvvisarsi da un giorno all'altro, a parte che non ci si riesce perché se uno ti mette 500 kg, ti togli i supporti, tu caschi per terra, ok? E poi anche questo dovrebbe far dire di cazzo, ma questo ha retto 500 kg presa mista e non si è strappato il bicipite, forse vuol dire che insomma i tendini che ha non sono proprio così da dilettante, ok? E dove vediamo anche il riscontro di questa cosa? Nel fatto che Marcello ha retto poi in posizione di stacco 100 kg per 24 minuti. Cioè ragazzi, io non penso proprio che la gente che dice ma no, ho letto alcuni, stai un po' appoggiato sulle cosce, ma quella è la forma del Guinness ragazzi. Se uno sta staccato dalle cosce col carico, l'esercizio diventa di schiena, non diventa un esercizio di avambraccio. Ovvio che per l'avambraccio vai a lavorare a leva zero, quindi il bilanciere comunque tocca le cosce, ok? Ma non è che i 100 kg spariscono. Cioè, poi possiamo dire non sono 100 kg totali, è un po' di meno, ma non c'entra niente, quello è uno standard del Guinness. Non è che uno riesce a reggere infiniti chili solo perché è appoggiato sulle cosce, ok? Soprattutto per 24 minuti. Cioè, non so se voi avete mai provato a spostare un bilanciere da una parte all'altra, magari un bilanciere carico. Il peso comunque si sente. Immaginate stare fermi per 24 minuti, comunque ci vuole anche una bella resistenza. E da qui mi collega un'altra cosa, che sicuramente Marcello ha un'ottima resistenza, non solo muscolare ma anche mentale, sia per fare queste cose, queste prove così lunghe, che veramente io 24 minuti fermo in una posizione ragazzi, cioè io è vero che nel corso del tempo ho spesso provato di tutto, ma veramente la vedo difficile per come sono fatto io, lo stare fermo 24 minuti, cioè non ce la farei. Probabilmente anche io che ho sempre fatto della forza mentale il mio diciamo cavallo di battaglia, probabilmente cederei pure io perché dico non ce la faccio, ok? Ma anche come resistenza sulle parallele, posizioni di braccia tese, comunque sono molti minuti diciamo che scorrono, ok? Quindi non è una cosa che cioè la gente quando all'inizio non sa fare i dip o comunque è a un livello basso nei dip, quando sale sulle parallele trema e cade. Cioè, per questo voglio farvi capire, non è che il ROM 0 non è indice della facilità dell'esercizio, perché appunto esistono le isometrie. Ci sono tanti esercizi statici che però restano difficili, quindi il poco ROM non vuol dire niente, dipende da quello che fai. Se mi reggi 500 kg in braccio e ne pesi 68, io non ti potrò mai dire che sei scarso, ok? Poi ripeto, il transfer sugli stacchi può variare anche da persona a persona, ovviamente, ma non ti posso dire che sei scarso. Ti posso dire magari che non sei una persona allenata nel fare gli stacchi completi, sì, può essere, però non ti posso vedere come una persona non forte, capito che voglio dire? Bisogna sempre contestualizzare. Voglio parlare poi anche delle esecuzioni veloci, ossia Marcello ha fatto svariati video in cui fa degli esercizi in velocità, tipo i piegamenti in un determinato arco di tempo o il rematore a un braccio in un determinato arco di tempo, magari facciamo in un minuto, ok? Io stesso ho fatto moltissime prove in velocità nel corso di questi anni. Quello che la gente deve capire è che andare a velocità massima, mantenendo una forma perfetta, non si può fare ragazzi. Cioè questa è la verità, non si può fare. Perché praticamente per una questione di ritorno elastico, ma anche per una questione di, diciamo, escursione
diversa dei vari segmenti corporei, il corpo non riesce a mantenere in velocità un assetto immobile, ok? Lo può fare a una velocità moderata, ma non è più un record di velocità. Nel record di velocità, diciamo, si dà precedenza a una determinata parte del corpo, come per dire nei rematori al fatto che il braccio salga, e non si dà importanza a quello che succede al resto del corpo, ma perché quello che succede al resto del corpo è solo una cosa visiva, ok? Quindi cosa succede? Che quando andiamo a fare i rematori in velocità, ovviamente la testa farà questo lavoro perché non riesce a stare al posto del braccio. Vi sarà capitato anche con i dip, se fate i dip velocemente, il bacino praticamente non fa neanche tempo a scendere rispetto alle braccia e sembra che voi siate un pesce praticamente, ok? Ma la concezione di buffo dipende solo da noi, cioè a me, per dire, se vedo uno che fa i dip a pesce in velocità, io non penso che sia buffo, perché penso, Madonna quanti ne ha, quanti ne fa veloci, perché lo so che quella è la forma che esce fuori. A maggior ragione di questo, questa cosa la notate quando andate a rallentare, che fate fatica, quando fate un esercizio in velocità, all'inizio siete, ok, buffi, ok? Man mano che fate fatica, questo essere buffi si disperde perché praticamente iniziate a rallentare per la fatica ed ecco che l'esecuzione improvvisamente diventa bella, diventa corretta. Quindi come può, se la versione prima è più facile, passare poi a una versione più difficile quando si stanca? Perché non è così, semplicemente quello è come si vede l'esercizio in estrema velocità, ok? Ovvio che fare quel numero di rematori controllati prevede un tempo, un time under tension, quindi un tempo sotto tensione più lungo ed è più difficile, ma è più difficile principalmente per quello, perché dura molto di più l'esercizio. Ok ragazzi, quindi cioè non vi fate posso dire, cioè non mi mettete i paraocchi solo perché questo è brutto, questo è buffo, questo non mi piace, qua c'è poco rom. Prendete quello che va preso da qualsiasi cosa voi vediate. Cioè è ovvio che se volete andare a vedere come si fanno gli stacchi, vi andate a vedere il campione mondiale di stacchi. Volete vedere quell'altra cosa, quello dell'arrampicata, vedete quello. Ma se vedete un signore di 60 anni che vi fa queste cose, non potete dire è scarso, cavolo fai e cose varie, perché non è così ragazzi, ma no, è ampiamente, ma ampiamente sopra la media della forza, ma nettamente, cioè la gente normale non riesce a fare le trazioni un altro po', cioè un signore del genere è devastante, capito che vi voglio dire? Non potete essere così ipocriti, perché di questo si parla, perché se uno non è in grado di replicare una cosa neanche lontanamente e dice questo e questo, è ipocrita ragazzi. Dovete essere onesti verso voi stessi, interrogarvi anche sulle dinamiche dell'allenamento e fidatevi che questo vi permetterà di migliorare voi stessi molto di più, non solo in ambito sportivo ma anche in generale. E qui voglio chiudere dicendo che spesso viene tirata in ballo la questione ma che esempio dai, che esempio dai. Ragazzi, ognuno è padrone di quello che fa nella propria vita. Non è questa la diseducatività ragazzi, perché nessuno obbliga nessuno ad allenarsi in un certo modo, ognuno si allena come vuole, ma ognuno deve anche avere la testa, ok? Di sapere cosa fare, se è pronto per farla e cose varie. Nessuno si deve improvvisare nel limitare qualcun altro. Ma soprattutto ragazzi, io penso che al giorno d'oggi non sia una persona che fa esercizi magari forzati come fa Marcello ad essere di cattivo esempio. Penso che i cattivi esempi nella vita siano ben altri. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video e riflettete. Ciao a tutti.